Ti sarà capitato lavorando con InDesign di dover importare delle tabelle da Excel e voler mantenere sia il collegamento che la formattazione dopo le successive modifiche? Vediamo come si fa. Normalmente quando si lavora con le tabelle o comunque lavorando mm, con le importazioni dall'esterno di testi, tabelle in questo caso, eccetera, eccetera, si crea prima un template di quello che ci serve, per esempio, come queste tabelle che ho fatto. E nel momento in cui abbiamo deciso che questa è la forma grafica che ci piace, andiamo assolutamente a creare gli stili. Quindi abbiamo creato qui lo stile di paragrafo per i nomi, lo stile di paragrafo per i giorni, stile di oggetto in questo caso è poco importante, ma lavorando con le tabelle è molto importante e necessario creare gli stili di cella e gli stili di tabella. Di questo chiaramente non ne parliamo adesso perché fa parte di tutto un altro ragionamento. Ovviamente andiamo anche ad assegnarli prima di cominciare a fare qualsiasi cosa, quindi qui abbiamo messo la tabella dei giorni, quest'altra è un'altra tabella, tabella intestazione. In questo caso ci sono due tabelle, una inserita nel box dell'altro, ma poi più avanti vediamo perché. Se vogliamo mantenere il collegamento con dei file esterni di testo, fogli di calcolo come Excel, eccetera, eccetera, dobbiamo assolutamente andare nelle preferenze, gestione file e assicurarci che questo flag sia attivo. Crea collegamenti all'inserimento di testo e fogli di calcolo, che è un po' la stessa cosa che si fa quando si importano le immagini. Se avete fatto caso, nella finestra di collegamento delle immagini sotto c'è un check collega oppure no. È lo stesso tipo di discorso. Un'altra cosa a cui dobbiamo stare molto attenti è che il file di Excel deve essere un XLS e non XLSX perché altrimenti non funziona. Vediamo come si inserisce la tabella. Ovviamente andiamo nel menu File, Inserisci come tutti gli inserimenti possibili in InDesign. Andiamo a selezionare il file Excel che ci interessa. Ovviamente dobbiamo fare attenzione che sia attivo Mostra opzioni di importazione. Clicchiamo su Apri e qui si apre questa finestra dove possiamo vedere innanzitutto se nel file di Excel ci sono più fogli di lavoro, scegliamo quello che ci serve. Eh, Possiamo andare a inserire un intervallo di celle o dei nomi che poi vedremo come si fa. Per esempio, se io vado a vedere come è fatto il nostro file, faccio un'anteprima, vedete che ci sono le prime due colonne che sono anno e mese, quindi A2, B2, non mi interessano, quindi io potrei partire da C1, quindi dal giorno della settimana, ok? Quindi se io qua gli metto C1 I64 che è la fine praticamente dell'ultima cella in basso della mia tabella, ho creato tutto questo range. Qui possiamo anche appunto importare delle celle nascoste che sono state nascoste dentro nel file, ogni tanto si usa fare questa cosa. Qui c'è la scelta di come importare la tabella. Quindi abbiamo queste quattro voci: tabella formattata, non formattata, testo con tabulazioni non formattato, formattato una sola volta. Cosa vuol dire? Vuol dire che in base a queste voci InDesign tenta di inserire la tabella in base alla formattazione originale del documento
di Excel in questo caso. Quindi una tabella formattata cerca di inserire, o meglio, si prende i parametri dal file di Excel. Vi ricordo che Excel non ha una specie di formattazione in base agli stili come potrebbe averla Word, ma ha dei colori, possiamo assegnargli delle font e quant'altro, per cui andremmo a mantenere quella formattazione, che secondo me è un po' così, cioè nel senso che poi tutte le volte dovremmo star lì a formattarci le tabelle, cioè diventa un macello. Se poi vogliamo modificare la grafica dell'impaginato, dovremmo andare a modificare tutto il file di Excel, diventa un gran macello. Invece tabella non formattata vuol dire che non considera più la formattazione eventuale che c'è nel file di Excel, ma applica quella che vogliamo noi. Quindi noi abbiamo creato appunto degli stili di cella e di tabella, andiamo ad assegnare uno stile di tabella, per esempio la tabella giorni. Poi qui ci sono queste virgolette tipografiche per il testo che c'è dentro, cifre decimali da includere 3, potrebbero essere 2, potrebbe essere 0, dipende da quello che dobbiamo fare. Diamo l'ok e clicchiamo in InDesign. Vedete che ha inserito dentro praticamente tutta la tabella e ne avanza un pezzo. Ora facciamo un piccolo passo indietro. Come ho costruito questa tabella? Questa tabella è un calendario ovviamente diviso per settimane. Quindi ci sono gli spazi bianchi nei giorni precedenti che potrebbero essere anche riempiti in un altro modo, ma in questo caso non mi serviva, non mi interessava, e ho fatto praticamente tutto il calendario da gennaio a dicembre diviso per giorni della settimana. Qui praticamente mi è stato riproposto lo stesso schema. Abbiamo già assegnato uno stile di tabella, che se io vado a selezionarla mi dice che è la tabella giorni, quindi diciamo che InDesign ha già assegnato tutto quello che era determinato negli stili di cella e ovviamente di tabella. A questo punto però cosa notiamo? Notiamo che non esiste, e qui purtroppo è una grossissima pecca di InDesign, non esiste la possibilità di creare nello stile di tabella la larghezza delle colonne e l'altezza delle righe. Quindi questa sarà una cosa che andremo a farci a mano. Nel caso possiamo utilizzare uno script, anzi più di uno script. Io adesso ve ne mostro uno giusto anzi faccio vedere anche come funziona, così vi rendete conto. Questo è uno script gratuito. Praticamente si va a compilare ogni colonna e gli si assegna la misura che si vuole, né più né meno. Una volta che ho fatto questo, selezionando la tabella, clicco 2 volte sullo script e vedete che lui mi ha portato alla dimensione che mi serve. Se io questo qui, adesso questo, vediamo di metterlo a posto, eccolo qui. Se io lo allineo a questo, praticamente ho le stesse dimensioni, ok? A questo punto tutto il resto delle operazioni me le devo giocare con gli stili di paragrafo. Per esempio, noi vediamo che i nomi dei giorni sono formattati in un altro modo, quindi selezioniamo questa riga, andiamo nello stile di paragrafo e gli diciamo nomi giorni della settimana, ma mi dà ancora una cosa diversa. Come ho fatto a fare questo? Allora, qui ci sono due possibilità. Una è quella che questo dato lo sistemo già in Excel e così già cominciamo a vedere come può funzionare l'aggiornamento. Quindi questo qui sarà lun mar
mer, gio, ven, sub e dom. Non faccio altro che salvare, sì, ritorno in InDesign e vedete che mi dice che è da aggiornare. Quindi vado nei miei collegamenti dove trovo l'aggiornamento del file inserito. Qui ce ne sono altri due perché sono chiaramente quelli di sopra. È sufficiente dirgli di aggiornare e lui l'ha aggiornato. Ok? Stessa cosa fa anche qua. Ok, perfetto. Gli ridiamo lo stile di paragrafo. Eccolo qua. Abbiamo trovato la quadra al problema. E avete visto che ho aggiornato una tabella, ma la formattazione è rimasta uguale. Un'altra cosa che potrei fare in questo caso è andare nel menu tabella, anzi seleziono soltanto la prima riga, vado nel menu tabella, gli dico converti in riga di intestazione e in questo caso non succede nulla apparentemente, ma se io duplico, o meglio, creo un altro box di testo, lo collego a questo, vedete che l'intestazione si è ripetuta, ok? Quindi a questo punto io potrei anche prendere questa tabella, andarla a chiudere qui e quello che mi ritrovo, vedete che questa settimana è slittata e così, questo qua faccio la stessa cosa e vado avanti. Manca il nome del mese, ovviamente, che andrò a mettermelo per conto mio in questo modo. A meno che non voglia fare invece l'altro discorso di andare, cioè lavorare già nel file di Excel e quindi crearmi 12 volte la settimana e mettere l'intestazione del mese qui sopra. Io penso che sia più economico nel flusso lavorativo farlo a parte. E questo è il motivo per cui avevo generato questa tabella fatta in questo modo. Quindi qui ho fatto, sono né più né meno che due tabelle. Ops. Questa è una con due righe, 7 colonne, di cui una raggruppata col nome e quella con i giorni. Questo è il blocco del calendario senza la riga di intestazione e semplicemente creando un oggetto ancorato qui al quale ho dato uno stile di oggetto, mi ritrovo il mio calendario esattamente in posizione. Come ho fatto però a fare questa cosa? Ovviamente potrei anche farlo così, cioè tagliando un tabellone unico, ma se poi io devo andare in un box singolo a incollare dentro una parte di tabella, diventa poi un macello gestire le sequenze di testo. Allora vediamo l'altra soluzione. Se guardate qua in alto, questa finestra qui indica praticamente la cella che noi andiamo a selezionare, vedete? C1, D1, eccetera, eccetera. Se clicchiamo sopra, vengono fuori questi qui che si chiamano nomi. Questi sono i nomi dei mesi che io ho già selezionato prima, quindi se io dovessi fare, se fosse una tabella di un catalogo, di un gestionale, dovessi andare a fare dei conti su questo, in questa maniera andrei a raccogliere in un calcolo solo già tutto un insieme di celle. A noi questo discorso serve per dividere i mesi dell'anno in un calendario, ovviamente. In una tabella di un catalogo, avendo un file di Excel molto grande e dovendo utilizzare più volte delle tabelle da questo file, importandole appunto nel nostro impaginato,
sarebbe sicuramente più comodo utilizzare questo sistema per dividere le importazioni da fare, un po' come la visualizzazione dei livelli che c'è sia in Illustrator che in Photoshop. Come si fa a fare questa cosa? È semplicissimo. Allora, bisogna andare nel menu delle formule di Excel, selezioniamo le celle che ci servono, definisci nome, lui chiaramente va a prendere il primo nome che gli capita in alto delle colonne. Noi qui possiamo cambiarlo, lo chiamiamo gennaio settimana, perché abbiamo anche i nomi della settimana che ci differenziano da quello che abbiamo fatto prima. Ambito cartella di lavoro, volendo qui possiamo mettere un commento che potrebbe essere la descrizione di che cosa abbiamo selezionato, ovviamente non nel nostro caso, ma nel caso di un catalogo sì. Qui sotto abbiamo praticamente tutta la stringa che definisce qual è il foglio di lavoro utilizzato e quali sono le celle interessate. Diamo l'ok. La sintassi di questo nome non è corretta perché non ci devono essere gli spazi. Allora possiamo fare così oppure così. Queste sono regole informatiche ovviamente che vanno applicate. Possiamo addirittura prendere delle celle, degli intervalli di celle, cioè selezionare degli intervalli di celle in un certo modo. Quindi io vado a selezionare i giorni della settimana, tengo premuto il tasto Command, la mela, chi ha il PC dovrebbe essere il Control, ma provate. A questo punto seleziono febbraio, definisci nome, febbraio settimana e risalvo. Potrei anche, per esempio, dalla gestione dei nomi, da quest'altro pannellino, vedete che qui c'è tutte le selezioni che sono state fatte prima. Io potrei a questo punto utilizzare questo per fare delle selezioni. Esempio, io ho già fatto la selezione della settimana del mese di gennaio, poi ho fatto quello della gennaio settimana col nome dei giorni della settimana. Potrei prendere per esempio in questo caso marzo, modifica, anzi no, scusate, prima devo fare un'altra cosa. Vado a prendere febbraio settimana, vado a copiare perché qui si è modificato, qui avevamo due selezioni, ok? Quindi abbiamo questa che è la prima riga e me la copio e questa che è la riga, vedete, da C1 a S1 perché è una riga sola, da C7 a I11. Quindi mi copio la prima riga, vado in marzo, gli dico modifica, lo chiamo marzo settimana, vado qui, ops, e incollo davanti la prima riga. Ah, ecco, giusto, c'è questo errore qui. Ok, salvo e torno in InDesign. A questo punto, File, inserisci, questo, opzioni di importazione attivate, vado qui e vado a scegliermi, per esempio, gennaio da solo, tabella giorni, ok, e lo incollo. E questo è uno, ma posso anche andare sempre inserisci, gennaio settimana, tabella dei giorni, ok, inserisci. Vedete che la differenza è sostanziale. In questa ho inserito
i giorni con il nome dei giorni, col nome dei giorni, qui manca il nome dei giorni. Dipende da me cosa voglio fare. Ripeto l'operazione con lo script che ho fatto prima senza andare a selezionare niente. Quindi noi adesso qui abbiamo due tabelle da modificare e vedete che con un doppio clic sullo script si è già sistemato tutto. E io ho le mie tabelle belle fatte. Devo semplicemente andare a modificare per esempio questo e ho risolto il mio problema. È passato un po' di tempo e siamo arrivati a dover aggiornare il nostro calendario. Per fare un lavoro fatto bene e veloce, altrimenti non avremmo fatto tutto questo discorso di collegare il file di Excel, strutturarlo, eccetera, eccetera, partiamo ovviamente sempre dal file di base, che è quello del 2025 nel nostro caso, e facendo una copia, ovviamente cambiandogli il nome e chiamandolo 2026, andiamo a portare le modifiche che ci interessano. La cosa a cui dobbiamo fare molta ma molta attenzione è che la struttura al suo interno non venga modificata, quindi qui avevamo ricordato i nomi gennaio, febbraio, eccetera, eccetera, che ci permettono di importare soltanto quella porzione di tabella nel nostro file di InDesign. Nel nuovo file ovviamente deve mantenere la stessa struttura. Diciamo che ovviamente i dati cambieranno, ma le celle le celle quindi intese come gruppo di righe e colonne possono anche modificarsi. Quello che non si deve modificare è che gennaio, se era presente nel 2025, deve essere presente anche nel 2026. In questo modo avremo la possibilità di aggiornarlo senza problemi. Quindi chiudiamo i nostri file di Excel, andiamo nel nostro file di InDesign dove troviamo il collegamento al file anno 2025, questo era il mese di gennaio, qui abbiamo sempre l'anno 2025, questo era il mese di febbraio, purtroppo questi dati non vengono rilevati da nessuna parte e a questo punto ci approcciamo a modificare il file. La cosa più semplice da fare è quella di sostituire integralmente quello che è il file di Excel. Quindi andiamo a selezionare la parte che raggruppa tutte le nostre parti, oppure possiamo anche farlo uno a uno, non c'è nessun problema. Clicchiamo sull'icona per l'aggiornamento, andiamo a selezionare il file nuovo e facciamo attenzione che il check delle opzioni non sia selezionato. In questo modo cosa succede? InDesign aggiorna semplicemente quella parte che ci interessa e infatti vedete che la parte di gennaio è stata aggiornata. Facciamo un passo indietro, ecco, vedete che il primo giorno era mercoledì, quello aggiornato è giovedì, ma non ha aggiornato febbraio, che se noi andiamo a selezionarlo è questo, andiamo a ripetere la nostra operazione, 26, e si è aggiornato anche il mese di febbraio. La stessa cosa la può fare con il tabellone, quello tutto quanto intero. Eccolo qua, tutto aggiornato.